Ciao a tutti, benvenuti su DKS Synth-Lab. Oggi nuova recensione e parliamo di Moog Matriarch versione Dark. Innanzitutto voglio ringraziare come al solito Midiware per avermi prestato anche in questo caso, come era stato precedentemente con Summit, anche Matriarch Dark. È uno strumento che io ho richiesto personalmente per il semplice motivo che non avendo preset al suo interno penso sia uno strumento da esplorare con calma e quindi poterlo approfondire, provare, testare nella comodità del mio studio era un requisito fondamentale. Infatti neanche la precedente versione, quella che è con il pannello superiore colorato, che è assolutamente identica, cambia solo appunto l'estetica di questa versione Matriarch e anche Grandmother in versione nera, secondo me molto più elegante, molto più un richiamo a quelli che erano i modulari tipo System 55 comunque di Moog, no? Quindi la macchina non ha, come dicevo, nessun preset e nessuna possibilità di salvarsi alcun suono, quindi l'unico modo che abbiamo per memorizzare i nostri suoni è tramite dei fogli comunque che ricalcano il pannello e noi ci possiamo segnare quello che sono i parametri che abbiamo impostato. Ora vi faccio vedere quali sono questi fogli. Insieme alla macchina viene fornito questo libricino che né più né meno è praticamente viene Exploration Patchbook, viene chiamato da Moog, e praticamente al suo interno si trovano degli esempi di parametri impostabili, quindi diciamo è un po' un libro dei preset, quindi abbiamo dei suoni pronti e replicabili, quindi abbiamo questa possibilità. L'alternativa invece, se ci vogliamo salvare i nostri suoni, è scaricarci questo, che è praticamente un foglio A4 che è presente sulla pagina di Moog di Matriarch, e quindi possiamo salvarci, segnarci, come ho fatto io in questo caso, segnarci dei parametri relativi, come abbiamo impostato i nostri knob, i nostri pulsanti, per poi poter ritornare a ricrearci questi suoni, no?
Allora, Matriarch, a differenza di Grandmother, comunque è un pochino più complesso. Abbiamo innanzitutto 4 oscillatori e lo strumento può funzionare sia in modalità monotimbrica, cioè nel senso monofonica, bifonica o a 4 voci parafonica. Comunque ricordiamo che anche nel caso di 2 voci siamo sempre in modalità parafonica, perché gli oscillatori condividono il filtro e gli inviluppi, quindi non è un polifonico, no? Quindi a tutti gli effetti, dove ogni oscillatore ha comunque i suoi inviluppi, no? Il filtro è stereo, quindi in realtà si tratta di un doppio filtro, abbiamo infatti anche 2 resonance, possiamo scegliere sul pannello appunto se utilizzare il filtro in serie, in stereo o in parallelo. Tutto quanto poi è provvisto anche di stereo delay, che è un delay analogico sempre basato su i Moog Fugger o comunque sui modulari di Moog. Quindi abbiamo poi un sequencer, abbiamo la nostra sorgente di modulazione, abbiamo appunto i 4 oscillatori, il mixer, 2 vengono chiamati utilities, che sono praticamente degli attenuatori, e un altro
parametro comunque LFO rate, che ci permettono comunque di abbassare un po' il segnale proveniente dagli oscillatori, quindi noi potremo passare a oscillatore, attenuatore o comunque splittare, quindi uscire con un segnale, entrare in uno degli utilities, tanto per dire, o nell'attenuatore, comunque nel caso degli utilities, entrare con un segnale e uscire, quindi moltiplicare quel segnale e portarlo in giro sul pannello, no? Dopodiché abbiamo appunto i due inviluppi, lo stereo delay inseribile o comunque disinseribile, la possibilità di scegliere split o comunque la parafonia, la monofonia, abbiamo il glide, abbiamo le wheel, abbiamo qua di fianco i controlli appunto per modificare l'ottava e abbiamo una tastiera a 49 tasti Fatar, quindi è una buona action, molto, molto valida. Abbiamo anche al di sopra di tutte le varie sezioni e anche nel retro dei patch point, no? Quindi questo ci permette di appunto interfacciarsi con i vari parametri che abbiamo all'interno dello strumento, no? Quindi i patch point sono davvero tanti, lo strumento va approfondito e consiglio di leggersi bene il manuale per capire quali sono le reali potenzialità. Bisogna comunque dire che lo strumento non ha necessità di essere cablato e patchato, comunque collegato da un punto all'altro per funzionare, quindi anche in questo caso dove nulla è cablato ma è disponibile praticamente tutto il pannello senza che vi sia alcun cavo né sopra né dietro, lo strumento suona senza nessun problema e quindi possiamo utilizzarci comunque tutto quello che è a disposizione. Chiaramente Moog ci fornisce insieme allo strumento questi fantastici cavetti che ci permettono di collegare i vari punti dello strumento, no? Quindi se questi cavetti non dovessero essere sufficienti, comunque si possono acquistare altri cavetti Moog o comunque utilizzare dei classici cavetti, sono i cavetti degli Eurorack in poche parole, no? Quindi ci permettono di utilizzarli, sono quelli piccoli mono praticamente, no? Eccoli qua, quindi questi sono i cavetti. Ok, ne abbiamo chiaramente di diverse misure, tipo questo che è molto corto, ad alcuni che sono decisamente, tipo questi qua neri, che sono decisamente più lunghi. Ok, quindi ci permettono di passare da un punto all'altro estremo dello strumento, perché sì, può essere che dobbiamo fare dei collegamenti corti, ma può essere anche che dobbiamo fare dei salti molto lunghi, no? Quindi lo strumento innanzitutto è ben costruito, questo bisogna darne atto. Una delle cose da considerare è se piace o meno il discorso di non potersi salvare suoni. Per chi probabilmente proviene dal mondo modulari, tutta la parte quella di Eurorack e familiari, no, in genere, è abituato a questa cosa. Quindi invece chi è più abituato a potersi salvare suoni, come il sottoscritto,
è un mondo un po' strano. Diciamo che io lo interpreto un po' come uno strumento di sperimentazione, perché sì, suona da Moog, quindi come giusto che sia, suona diverso dal Sub 37 e dal Sub Fetti che avevo, suona un pochino più morbido secondo me rispetto a quelli, c'è comunque il plus dei 4 oscillatori, quindi anche quello fa un po' di differenza. Suona, come dicevo in precedenza, senza dover cablare nulla, però è comunque un qualcosa che potrebbe inizialmente sembrare limitante, perché dobbiamo tutte le volte, io voglio quel suono che avevo fatto, devo andare magari a risalvarmi, a riprendermi questi fogli e ricrearmi il mio suono, quindi diciamo che è un pochino più macchinoso il processo. Io allora non lo vedo assolutamente come una macchina personalmente che porterei dal vivo, a meno di non dover fare un suono solo con questo strumento, un basso, un lead o comunque un suono particolare, allora me lo preparo già in precedenza e la macchina rimane pronta così com'è. Chiaro che uno si dice, Daniele, però una volta il Model D, comunque gli sintetizzatori non avevano i preset e si usavano dal vivo. Sì, una volta era così e basta, e non si poteva fare niente. Diciamo che se vogliamo rimanere in casa Moog, il Model D suona benissimo, ha un pannello però molto più limitato, cioè nel senso già qui solo a voler utilizzare tutto quello che c'è a disposizione non è proprio così immediato, soprattutto il Model D, sì, hai i 3 oscillatori, di base i parametri sono molto ristretti, quindi è anche una macchina che si presta molto di più all'essere utilizzata anche al volo senza i preset, no? Perché poi comunque col Model D si tende sempre ad andare su quei 4-5 suoni che uno utilizza, quindi io so che ho il mio lead fatto così, il mio basso fatto così, magari un altro suono un pochino più particolare fatto nell'altro modo, e sono 3 suoni in croce, me li ricordo, quindi si integra insieme ad altri strumenti, no? Quindi questo invece io lo vedo come uno strumento più da sperimentazione. Diciamo che a voler avere un Moog da poter utilizzare anche dal vivo, io andrei senza arrivare al Moog One, che è chiaramente molto più costoso e impegnativo, sia dal punto di vista di costo che dal punto di vista di programmazione, comunque, perché è un synth tritimbrico, quindi sono 3 sintetizzatori dentro in uno in realtà. Per avere una macchina comunque con cui andare dal vivo io starei sui Subsequent, tanto per dire quella famiglia lì, perché comunque si può avere il suono Moog a un costo contenuto e potersi salvare i suoni. Quindi per chi vuole salvarsi i propri suoni, magari utilizzarlo anche dal vivo, le macchine secondo me da guardare sono quelle. Per chi invece vuole interfacciarlo o approcciarsi al mondo dei semimodulari o dell'Eurorack, o comunque interfacciare lo strumento a tutto quello che è il mondo del cablaggio, diciamo, quindi dell'Eurorack in genere, questa è una macchina molto interessante. Questo è uno strumento che costa 2.300 euro, quindi è il top del top in casa Moog per quanto riguarda i semimodulari. Scendendo un po' c'è
il Grandmother, ci sono i Mother 32, i DFAM, eccetera, eccetera, quindi tutti i modulini più piccoli. Ovviamente tra questo e Grandmother ci sono delle differenze, cambia che questo ha il delay, quello là invece ha il riverbero a molla, cambia che il filtro di là è singolo e qui invece è stereo, cioè di là è mono e qua è stereo. Cambia che di là non ci sono 4 oscillatori, non è possibile utilizzarlo 4 voci di parafonia. Cambia, la tastiera è più piccola, quindi ci sono un bel po' di differenze. Non è proprio il Matriarch, il modello un pochino più grosso con le stesse caratteristiche, quell'altro con un'ottava in più. Quindi sono due strumenti differenti e sono due strumenti che possono convivere o comunque fare cose differenti l'una con l'altra. Questo è uno strumento decisamente interessante, molto potente, e in questa demo chiaramente avrete sentito l'alternarsi di alcuni suoni che ho realizzato con lo strumento, quindi giusto per rendere l'idea di come può suonare Matriarch. Vi invito a provarvelo assolutamente con calma, perché non è uno strumento immediato, cioè nel senso, sì, lo strumento è tutto qui, lo strumento che avete di base senza cablare nulla è tutto qui. Non credo che in negozio sia fattibile avere comunque una grande quantità di cavetti per provare chissà che cosa, però dovete comunque essere abbastanza spigliati su come funziona un sintetizzatore analogico per tirarci fuori qualche suono, perché purtroppo non ci si può aggrappare i preset. Non è uno strumento facile da quel punto di vista lì, perché diciamo che un qualsiasi sintetizzatore analogico con i preset può essere utilizzato anche da presettari, no, diciamo. Quindi anche se non so padroneggiare al 100% la macchina, ma voglio un suono particolare o comunque qualcosa, c'è qualcun altro che ha fatto magari già il lavoro al posto nostro, no? Invece qui, se volete un suono, ve lo dovete tirar fuori, o che trovate su internet, o comunque questi libri, comunque dovete recuperare in qualche modo dei suoni e ricrearveli. Al tempo stesso è una macchina che può spaventare all'inizio, può stancare, perché appunto comunque ogni volta bisogna mettersi lì e ricrearseli i suoni o comunque crearseli, quindi c'è sempre questa ricerca di dover smanettare sullo strumento, ed è comunque qualcosa che però al tempo stesso può essere molto didattico, perché ci fa capire come, partendo dall'inizio fino alla fine, perché comunque il segnale è sempre da sinistra a destra ed è molto chiaro come percorso che il suono fa, ci permette assolutamente a livello didattico di capire come funziona questo strumento, ma sicuramente anche di padroneggiare meglio altri strumenti. Anche se hanno i preset, possiamo comunque magari programmare con un pochino più di cognizione di causa, no? E quindi anche su altri strumenti imparare un po' meglio a padroneggiarli, a utilizzarli, tirando fuori poi i suoni che a noi piacciono. Io ringrazio ancora una volta Midiware per avermi prestato questo strumento. Vi rimando chiaramente alle prossime recensioni, ai prossimi video che trovate ogni giovedì su YouTube. Ci vediamo alla prossima recensione su DKS Synth Lab. Ciao!